diventò l'insegnante e lì nacque la prima istituzione. Però c'era necessità che quel luogo avesse quella funzione, no? Quel carattere. Io, funzione non è che mi piace molto, io lo chiamo carattere dell'architettura. Qui arriviamo alla città, perché sennò poi mi dilungo troppo, arriviamo alla città. Perché in questo libro una cosa che dico, no? È che noi purtroppo siamo abituati, siamo passati, diciamola così, siamo passati dal desideri, che sono l'origine delle cose, al consumo e ai bisogni. E quindi la città non la utilizziamo più desiderandola, ma la utilizziamo come un bisogno, no? Quindi usufruendola. E però quindi non ne capiamo i suoi caratteri. Io faccio un esempio, no? Adesso c'è la pavimentazione della piazza del comune. Sia a Viterbo, perché si è fermato il cantiere. Adesso però voglio far riflettere su questo, no? Come spesso faccio riflettere sulla soglia, su altre cose. Allora, se io ho una piazza che originariamente non aveva una strada che passava, allora lì avevo tutto un luogo per gli uomini, perché la piazza è un luogo di incontro, un luogo per la società, per stare insieme, per la comunità, no? Si è tagliata, esatto, il famoso foro, no? Foro, già i greci, i romani. E se io invece in quella piazza metto un luogo per le macchine, che non è più una strada, ma è un luogo di movimento, di passaggio, io come faccio a far stare le persone? Allora avrebbe chiesto, forse un architetto un po' sensibile, dire, ma forse differenzio la pavimentazione dello stare, cioè dei cittadini, della piazza, con quella della pavimentazione delle strade. Fare un unico pavimento fa sì che poi quel pavimento sia già rovinato, perché le macchine consumano la piazza. E quindi questo era un esempio per far capire che ogni istituzione, no, compresa una piazza, deve avere un suo carattere, ma un suo carattere che è dato da quel desiderio, nasce da una sua origine. Ecco, io spesso cito Heidegger nella Cosità delle cose, è riuscire a capire l'origine delle cose. Io penso che questo è quello che un architetto dovrebbe riflettere ogni volta quando fa qualche cosa. Cioè cosa sto facendo, no? Quindi cosa sto facendo deve ritornare a capire che quella ha quell'origine, quella sua origine. Ma dovrebbe essere il minimo questo. Lo so. Dovrebbe essere basilare. Però non lo è, perché se poi esistono architetti bravi e architetti meno bravi. Scultori più bravi, attori più bravi. Cioè non si deve dimenticare che esiste la meritocrazia. Io forse sarò impopolare con questo concetto, però la meritocrazia esiste, tu sai fare questa cosa meglio di me, io non lo ammetterò mai, penserò sempre che la faccio almeno come te, e non è vero. E io mi danno, perché ho magari mio zio che è in comune da pavimentare la piazza dei Priori o di quello che è, e non la danno a te che l'avresti fatta molto meglio. Andiamo sempre a finire a questioni di potere e di denaro, quindi questioni politiche sempre, su qualunque cosa. Allora apri un'architetto un'altra porta, scusami, no, ma l'architetto poi ha bisogno appunto l'architettura ha bisogno di un committente. Certo. Di un committente, che era un po' anche l'arte di un periodo, no? Non so, la Cappella Sistina non sarebbe mai stata realizzata se c'era un committente, i palazzi delle famiglie, no? I palazzi delle famiglie, c'era il committente illuminato, quindi si dice di un committente che è illuminato. Perché è illuminato? Perché anche lui capisce qual è il senso del palazzo e lo vuole far fare perché rimanga ai posteri, non perché lo venda meglio, perché rimanga per sempre il suo nome, no? Impresso in quel palazzo, che comunque era per questo illuminato. Oggi l'architettura invece è diventata per una questione di soldi, e quindi
però io quella la